Buongiorno a tutti quanti. Anche se con la salute sono ancora molto così e così, però eh, 24 ore di ricrescita, volevo provare questo Apollo Light. Eccolo qua. Con piastra da 0,50, ok? Quindi quella mild. Rasoio che già con la piastra 0,85 mi ha completamente sconvolto, cioè mi è piaciuto un casino. Dopodiché, siccome vari feedback mi hanno detto guarda che magari qua, là, questo e quello, voglio dare un'ultima possibilità eh, ai prodotti di Toscana Factory Lab, ok? Perché mi hanno detto guarda che secondo me la profumazione è migliore, cambiato qua, cambiato là. Lo riprovo, proviamo c'ho un campioncino di Butterfly, ok? La prima cosa che posso dire è che è vero, le profumazioni poi non so come sarà a Stereos, ma proverò anche quello. È tutta un'altra cosa, cioè molto più forte, essendo anche più forte, qui non sento la puzza di lanolina, o quell'odore che sentivo sotto, che non so di cosa fosse, ma che sentivo, qui non si sente. Cosa che però noto è che se prima era anche un po' un vanto, cioè comunque il sapone funzionava, ma era un impasto duro quasi, quindi molto durevole, adesso è una cremina morbidissima, quindi ecco, non è più quell'impasto, insomma, come diceva il produttore, molto asciutto, quindi non ti vendeva l'acqua. Adesso io non lo so cosa mi vende, però questa qua di certo non è un sapone duro. Ok, aftershave purtroppo siamo sempre lì, per me, ma questo vale per tutti e vale per gli after di Varesino che di fatti non uso più, vale per tanti altri marchi che a me sta cosa, cioè, o fai un balsamo, io la vedo così, dopo magari mi sbaglio, o fai un balsamo, se fai un aftershave alcolico con gli oli essenziali e via dicendo, secondo me deve essere pulito. A me piace che sia pulito, deve assorbersi subito, vabbè, spero di averlo detto giusto, assorbersi nel viso subito, non deve appiccicare, non deve lasciarmi residui, deve farmi una buona pelle idratata come si deve. Se invece voglio usare un balsamo, allora è diverso, usi un balsamo, usi una crema. Secondo me mischiare le due cose viene fuori un pastrocchio che non mi piace, anche perché dopo cosa che trovi? Lo lasci fermo, adesso questo qua l'ho mosso e trovi sopra degli oli, sotto un'altra cosa. E cosa devo fare? Cioè, devo sbattere? Per me è una cosa che a me non piace, lo dico punto e basta. Questo è il mio pensiero, non è detto che sia giusto o sbagliato, è un mio pensiero. O altrimenti me lo fai pagare 25 euro quando non hai lavorato per raffinarlo, ok? Cioè, tu mi fai un balsamo, ok? Metti dentro vari componenti, mischi un po' il tutto e mi hai fatto un balsamo che ha magari un valore anche più basso, un costo minore. Se invece mi fai un aftershave dove bisogna solubilizzare ogni componente con l'alcol, devi fare una lavorazione comunque anche difficile e costosa, allora pago ma voglio avere un prodotto pulito. Questo è come la vedo io. Ecco. Per me non è un valore aggiunto, perché allora se uno dice che ma c'è dentro l'aloe che intorbidisce, ma non è un valore aggiunto buttare dentro l'aloe così, perché allora io mi metto l'aloe a fine rasatura, me lo faccio io, mi metto 2 gocce di questo e di quello, me lo faccio io. Cioè, se io devo pagare un prodotto, un costo, devo avere una lavorazione che va dietro a quel costo. Vi dico, è un pensiero mio, non sto dicendo che è legge, è un pensiero mio che è in base a quello che vedo che ho provato fino ad oggi. Un'altra cosa, e dopo andiamo alla prova e spero di ricredermi, spero che mi piaccia, ve lo dico sinceramente perché non c'ho niente contro nessuno, se una cosa mi piace, lo dico, se non mi piace, non mi piace e basta. Stessa cosa vale per i prodotti di Alessandro Pistoia, non è
come si può dire, non è che non nascondo, per me, da prima di Marrakesh, per me non esiste, cioè, lo dico sincero, a me i prodotti che facevo prima erano mari, buone le profumazioni, niente da dire, su quel cosa lì c'è sempre avuto un gran naso, ma erano prodotti o da TFS o dalle Perluchet e per me non valevano il loro costo, basta, per me non avevano le prestazioni che avrebbero dovuto avere dietro il costo a cui venivano venduti. Da Marrakesh in poi ha fatto una base sua, ha fatto un lavoro suo, aftershave suoi, tutto fatto da lui e adesso secondo me è a un livello stratosferico. L'unico problema è che se noi mettiamo il prezzo costa, cioè quando escono, che fa il bundle, costa praticamente come questo, ma secondo me la differenza di qualità è esponenziale. Dopo, l'ultima cosa, un po' vado avanti, perché l'altra volta non ne abbiamo parlato. Un vegetale che lavora come un tagliovato. Questo per me non è un vegetale, perché togli l'anolina, intanto vorrei vedere come lavora il sapone, sia nel post rasatura che nella protezione e via dicendo. L'elanolina è un grasso animale, cioè esce dalla pelle, dai peli della pecora, non è in natura nella vegetazione, quindi non è vegetale, l'elanolina è animale, basta, quindi è inutile. È sempre un grasso che esce è come l'olio che ti esce dai capelli, qua non puoi dire che è vegetale, ok? Non è vegetale, quindi lavora simile a un tagliovato, come un tagliovato, esattamente perché è tale, non è grasso animale, interno è un olio che esce dalla testa, è sempre un grasso animale comunque, per come la vedo io. Adesso andiamo a mettere in ciotola la crema qua. Comunque molto morbida, E poi la cosa che un po' mi ha fatto male, però cosa vuoi? Sono produttori che capiscono che quando una persona fa una critica lo fa cercando di stimolare il produttore magari a fare delle piccole modifiche per migliorare. Io l'ho sempre fatto per questo motivo, non per altro, che perché non me ne frega a me, compro una cosa, vedo che magari qualcosa miglioravi e lo dico in modo che anche il produttore possa nel caso fare dei miglioramenti. Quando invece viene visto come un attacco personale, secondo me è una cosa brutta, perché vai a giudicare le mie intenzioni e questa cosa qua a me dà molto fastidio, dà molto fastidio. Secondo me non è neanche sintomo di umiltà, perché ad esempio mi è stato mosso anche il discorso di che adesso, siccome ho il mio set del gruppo, e allora lo faccio perché voglio sponsorizzare il mio e voglio buttare giù gli altri. Quante volte vi ho parlato, quanto vi ho venduto il mio set del gruppo? Potevo usare YouTube, venderne il più possibile, invece ho selezionato le persone perché per me è una passione. Solo a chi merita e chi mi è amico, non a caso ho venduto il set. Io non devo pubblicizzare niente e nessuno. Se una cosa mi piace, merita, ne parlo e cerco di spingere. Se una cosa non mi piace, lo dico comunque. Basta, semplice, no? E cosa che succede? Questi produttori qua, purtroppo, certi produttori si chiudono nei loro gruppetti, che sono partiti per amicizia e via dicendo, adesso è diventato praticamente un gruppo di vendite, e si scrogionano fra di loro, capito? Screditano gli altri, qualsiasi che dice una cosa di negativo su un prodotto che viene venduto su quel gruppo, tramite il gruppo, sono tutti delinquenti, sono tutti venduti, sono tutti quanti gente che fa apposta perché ce l'ha con questo, con quello. Io sinceramente non so cosa dire. Purtroppo lì si passa dalla passione, diventa un lavoro, e quando una passione diventa un lavoro, che cosa vuoi pretendere? Cioè, o trovi qualcuno, come è stato anche Alessandro Pistoia, cioè, ha capito che le mie intenzioni non erano quelle di screditare il suo prodotto, ma di spingerlo
a fare qualcosa di suo, visto che le capacità anche sulle profumazioni ce le aveva, e anche su come, bene o male, anche se non è un chimico, ma aveva delle idee su come far funzionare un sapone, ce l'ha fatta, no? Quindi io sono sempre dalla parte del prodotto, poi il produttore, cioè io chi li conosce sta gente, cioè nel senso, cosa che mi interessa, a me sono mica amici miei, capito? Io compro e dico quello che è su quello che è. Allora, parliamo della profumazione. Appena l'ho aperto e l'hanno usato, a me mi è venuto direttamente in mente Garibaldi di Abbati di Amantia. Cioè praticamente è identico. Qual è la differenza? È che c'è una parte, parlo del mio naso, per carità, che ha tutti i problemi di sto mondo. C'è una parte floreale più spiccata, ecco, esce una parte floreale, quindi non solo tipo tabaccosa, legnosa, ma esce una parte più floreale. Però è veramente molto molto simile a Garibaldi. Cosa che, per carità, non è un male, perché a me Garibaldi piace molto. Profumazione molto molto buona, mi piace, mi ricorda, come vi ho detto, Abate, però a me piace molto, dico la verità, mi piace proprio molto. Molto buona, e qua si sente, non è come Dante o Beatrice che boh, non ci sentivo poco niente, qua si sente bene la profumazione, bella presente. Ah, ho armato il rasoio sempre di Muster Super Platinum, anche per avere una certa continuità. Sicuramente la dolcezza di taglio è molto più notevole. Sta da capire adesso dove arriveremo con la profondità. Io adoro sta testina qua perché fina così, cioè vi permette di fare di movimenti anche laterali così, con una facilità e una precisione proprio da attrezzo chirurgico. È una cosa che adoro di sto, c'è ancora di più del Game Changer, una cosa incredibile. Per adesso il sapone lavora bene.
lavora molto bene, nel senso che lavora bene sulla scorrevolezza e protezione vediamo dopo. Dopo, Chiara, quando ho detto il discorso che è un taglio ovato, cioè nel senso che come fosse un taglio ovato, non è che sia per forza una cosa sbagliata, ci manca un taglio ovato in Italia, quindi... Però spacciarlo per vegetale no, spacciarlo per vegetale no, perché fare un vegetale è difficile, che abbia resa grande bisogna, ecco, ma è anche per questo che ho capito, cioè torniamo sempre al discorso. Un taglio ovato fa sì che abbia una certa resa, no? Il sapone, con un costo anche un po' minore, insomma, c'è qualche taglio ovato che è di alto costo, ma sono pochi, perché comunque il taglio costa meno produrre un taglio ovato e farlo rendere. Invece è molto più difficile fare un vegetale di alta qualità e farlo rendere. Io non so cosa costi la lanolina o via dicendo, però a questo punto usi comunque un grasso animale, fa un bel taglio ovato e finita lì. E qual è il problema? Che tanti purtroppo non piace il taglio, allora cerchi di accontentare tutti facendo sta mezza via, ma secondo me non è una mezza via, perché se uno dice che io non voglio prodotti di origine animali, e non usi neanche la lanolina. Comunque sono scelte, l'importante è che il sapone funzioni bene e che sia lavorato bene, basta, dopo il resto... C'è sempre un po' sta cosa, perché io me ne accorgo quando monto, perché vedo che il pennello tu giri e vedi sempre che un po' tende a... cioè il sapone tende un po' a scoprire un pochettino. Da sempre, cioè, come se ci fosse questa parte grassa che invece di scendere bene in profondità resta un pochettino in superficie. Questo non significa che il sapone non monta bene o non funziona bene, ma ci mancherebbe. Sto dicendo questo, però sto dicendo che noto un po' sta cosa. Mi dà l'impressione, lo trovo più scorrevole
anche senza mettere una tonnellata d'acqua, però lo trovo un po' meno protettivo il sapone, nel senso che al di là adesso dell'effetto che può darmi male anche il rasoio qua e là, ma sento molto di più le lame in viso del Dante e del Beatrice. Non so se mai è stata messa a meno di questa lanolina o se è cambiato qualcosa, non lo so. Aggiungo un altro po' di sapone perché c'ho la scatola qua di Elisabeth, fantastica. Cioè, secondo me così il sapone ha molta meno resa di prima. Cioè il montaggio è più normale, più meno secondo me meno concentrato, mettiamola così. Però ho usato quasi tutto il campioncino praticamente. Cioè, essendo crema così, boh, io trovo meno. Fa un bel montaggio, perché non si può dire che da vedere non sia un bel montaggio, anzi. Ma io continuo a dire che... Ma vedete, guardate. Vedete? Cioè io adesso non so, per carità, sarò io un imbecille, non riesco a montare sto sapone qua. Cosa vi devo dire? Che non riesco a montare il sapone, ma vedete anche quando passo qua. Cioè un sapone comunque di sto livello non mi può, dopo aver usato tutto un campioncino, cioè fare, neanche se uso un tasso extra densità, capito? Non mi fa questo effetto scopri. Cioè lui ha una bella grassezza, però rimane in superficie, non riesce a scendere in profondità. Almeno sul mio viso non va giù. Dopo ci saranno dei visi che assorbono diverso dal mio, io non so cosa dirvi, ragazzi. Sul mio viso non mi dà la protezione che cerco. O meglio, è un buon sapone, però ragazzi miei, se devo spendere 52-53 euro non vado a comprare sto sapone qua, porca miseria. Dopo, per carità, ci sono tanti saponi peggio di questo, ma che costano un quarto. Cioè non è che sia il sapone caro, è caro per quello che per me rende. Se sento tutte le lame in viso non mi dà quello che cerco, è inutile, da un sapone che pago un tot.
E riproverò anche il rasoio, perché così è difficile capire bene, anche perché mi ha dato una gran profondità, comunque una buona profondità di taglio. Il rasoio. Però la pelle che non... un po' strassata, insomma, ecco. Dopo tutto sapete, cioè, se uno si accontenta va bene tutto, ma io spingo in rasatura e quindi ci sono delle mancanze sul sapone, io le sento. Dopo piano piano riproverò anche l'altra piastra con barba di 24 ore, perché il rasoio a me mi sembra eccezionale. Però questo sapone qua non ho avuto lo stesso feedback di quando ho usato il Barrister, cioè proprio qua ho sentito tutto. Quindi dovrò provare di nuovo sta piastra con altro sapone e poi vedremo come va. Ok, metto un po' del suo after. Vediamo un attimo il post rasatura. Anche il post rasatura è differente dall'altro. Meno come post rasatura, forse almeno sul sapone, forse preferisco anche un pelo questo. Sento un po' meno, la pelle un po' meno tirata, ecco. Mettiamo su after e vediamo. Ah, sbruciacchietta. Sbruciacchietta. Ecco, invece sull'after la profumazione la sento differente. Sembrano quasi due profumi diversi. Sul sapone sentivo proprio quasi il Garibaldi, più floreale. Qua è una profumazione completamente diversa, non so come mai. Sul mio naso cambia molto. Vediamo un attimo. Cioè, nel senso, secondo me ci sono le basi per fare un buon sapone. C'è la pelle che è una appiccicaticcio che non finisce più. A me non piace, cioè ragazzi, mi dispiace, non lo proverò più, non vi dirò più niente, dopo sembra che veramente mi accanisco. Ho voluto dargli un'altra chance perché mi avevano detto che va da sé, io no, mi ci trovo, è inutile. Cioè, mi sembra di aver messo la colla a vina in viso. Non va bene una roba così, perché io uso qualsiasi balsamo che ho a casa, si assorbe, c'è un balsamo, si deve assorbire subito anche un balsamo, questo qui, tanto più questo che ha dentro anche alcol, in viso dovrebbe sparire, a me non piacciono. Ci sono aftershave anche americani, pure gli Skayful, c'hai una colla, infatti io non li sopporto, cioè per me non è neanche un aftershave, una roba del genere. Io non ho avuto comfort in rasatura, adesso lo riproverò, prossima volta, stesso rasoio, stessa lametta con altro sapone. Però io non ho avuto comfort, ho sentito tutta la rasatura, la lama, ho usato tutto il campioncino del sapone, scorrevolezza c'era ottimale, quindi acqua ne ho messa veramente. Ragazzi, mi dispiace ma io non mi ci trovo. Non spenderei mai io 52-53 euro per un set così, cioè proprio no.
Cioè, secondo me era meglio, tra virgolette, era meglio il Dante e il Beatrice, cioè tenendolo così, fare delle piccole modifiche, migliorare quello che adesso, cioè secondo me è andato in peggio. Vi dico come la penso, dopo basta. Io c'ho ancora la pelle che è una colla, non mi piace, non mi piace, non mi ci trovo, basta, chiuso. Per me, io ho detto tutto quello che dovevo dire. Se magari fra qualche anno cambierà completamente base, cambierà idea, cambierà anche filosofia, sia su come fare gli aftershave, magari ben raffinati e puliti, e anche sui sapponi, magari lo riproverò. Per adesso, stop, per me va più che bene così. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mi dispiace per non aver capito bene il rasoio, perché aver sentito tutto in viso così non ha senso, anche perché comunque l'altra volta ho usato quella da 0,85, quindi molto più aggressiva, e non ho sentito la rasatura. Adesso con un cap 0,50 a sentire tutte le lama c'è qualcosa che non va. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!